vinum generoso, prendi vinum curiale provo manimoso, istum vinum bonum vinum generoso, prendi vinum curiale provo manimoso, istum vinum bonum vinum generoso. Abbiamo cambiato. Parli con me o parlo io tutto? Sì, mangiamo, va. Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Sono Mastro Poco il medievale, oggi sono con Valendian Crafts che sta seduto a bere, classico, tipico, quindi cucinerò io. Allora, che cosa facciamo? Oggi facciamo una ricetta romana rivisitata dagli Ostrogoti, in particolare da Vinidario, che era il cuoco di corte di Teodorico. Parliamo dell'inizio del VI secolo, 510-530 d.C. Facciamo una ricetta molto interessante perché praticamente è come se avessero parlato vagamente della cucina romana a qualcuno e questa persona avesse poi deciso di fare la sua versione, prendendo un gusto ostrogoto, un gusto barbaro e rendendolo romano. Allora, vediamo un po' che ci serve. Gli ingredienti: guanciale o pancetta, quello che vi piace di più. A me piace il guanciale, quindi metto il guanciale. Pollo, io ho scelto i fusi, coscio e sovraccoscio, ma uguale, il pezzo che vi piace di più. Ci servirà un po' di verza, quella verde. Ci servirà dell'alloro. Ci servirà il prezzemolo e ci servirà del vino rosso. In ultimis, giusto un pochino di pepe. Pepe nero, grani interi, mi raccomando, li macinate col macinino perché sennò non siete degli uomini o delle donne se siete uomini. Quindi cominciamo subito. Per partire prendiamo il guanciale e lo facciamo a pezzetti. Molto sì. Io prendo un pochino per volta. Non servono pezzi grossi o regolari, semplicemente prendete il guanciale e tagliatelo così a strisce, se ce l'avete già fette o alla dimensione che vi piace. A noi ci serve più che altro il grasso e il sapore del guanciale, piuttosto che il guanciale stesso, non deve essere il sapore dominante, deve solo aggiungere sapidità e grasso. Parliamo un attimo di questa ricetta, parliamo un attimo di quello che era il regno ostrogoto a questo punto. Perché ho scelto proprio questa ricetta? Perché secondo me esemplifica benissimo quello che è il regno ostrogoto di Teodorico. Io lo chiamo un sogno che era quello di un'integrazione tra romani e barbari. E dove comincia tante volte la cultura di un popolo? Comincia nella sua cucina. Tant'è che abbiamo questo meraviglioso ricettario che si chiama non so bravo in latino, Excerpta Apici. Non so bravo in latino, ma non lo so. Si chiama Excerpta Apici, in cui Vinidario, che era appunto il cuoco della corte di Ravenna, si immagina come prosecutore della cultura culinaria romana e sostanzialmente cosa fa? Compila un volume in cui lui stesso prosegue il De Re Coquinaria di Apicio, che è, come dire, una cosa immensa per un cuoco ostrogoto, nemmeno romano. E si vede, è un libro meraviglioso, scritto in un latino orribile. Già da questo è bellissimo, scritto in un latino orribile. E già ci fa capire, insomma, come sarà il contenuto. Il contenuto sono ricette ostrogote, tante ricette ostrogote che sanno di ostrogoto, nonostante il latino, nonostante l'impegno quanto più grande possibile di Vinidario per vendercele come ricette romane, come il proseguimento di Apicio. Sono ricette ostrogote, il gusto è quello degli ostrogoti, il gusto è quello dei barbari, non è qui. Il guanciale l'abbiamo preparato quasi tutto. Il guanciale l'abbiamo preparato quasi tutto. Io lo faccio di questa dimensione che mi piace così. Mettiamo sul fuoco una pila rebella. Per lana è delicato. Che vuol dire preparare il resto? L'alloro facciamo così.
Ti ricordi la guida Così. sul bomboniere? Io quando avevo Le. E questo è il fuoco che profuma. Così per l'altro ramo, non esagerate con l'alloro. Il problema della maremmana di questi animali ortobrato era la devi lasciare. Lo lasciamo così. Dopodiché lo spostiamo da una parte. Nel mentre il prezzemolino, Non gli fai niente, non gli fai mancare tutto. così com'è, coltello, Le corna con il ferro. e lo tridiamo. Non deve essere finissimo, è una cosa, una via di mezzo. Ecco fatto. Così. Una bottaccia col coltello. Oh, guardate. Sì. Bene. E questo è sufficiente così, nulla di più. E per ora lo teniamo da carica. Ora, se la mia pila è scaldata, e si è, che faccio? Guanciale dentro, tutto così, non vi preoccupate se è tutto appiccicato, perché si staccherà subito. Dov'è il mio cucchiaio? E lo aiutiamo un pochino. Lo aiutiamo un pochino. Nel frattempo, che facciamo? Spostiamo da una parte il prezzemolino abbondantissimo che abbiamo tritato e prendiamo la verza. Taglio, taglio, dentro, taglio. Questo si leva, è torciolo e ergo si leva. Semplicissimo. Non la sfogliamo neanche a metà, in orizzontale, bam, bam, così. Tanto diventerà molto morbida. Se avessi un coltello più grande, iscrivetevi al mio Patreon e io potrò comprare un coltello più grande. Ah, così il canale mio, Smuginamus, smuginamus, come dicevano i romani. Detto la verità. Il problema di storica infatti io gli ho detto al Marcello casomai farmi il da loro. So alle pezze, le pezzature, loro fanno questa mia per esempio. No, il problema della pezzatura, guarda. Quando il guanciale è già sfrigolato a sufficienza e abbiamo il fondo di grasso, mettiamo il pollo. Come ho detto, i suoi fusi interi così. In italiano questo sai? Perché da noi sai? Ok, allora da noi è diverso. Se non mi ricordo male, vedete la taglia. Io mi prendo anche un cucchiaio di dimensioni ragguardevoli Scale e questo e comincio in diagonale. a mescolare. Praticamente si devono ungere del grasso. Si devono ungere per bene di tutto il grasso del guanciale. Devono cominciare a cuocicchiare. Allora, il pollo è sfrigolato abbastanza, quindi prezzemolino, mettiamo dentro tutto, praticamente mettiamo dentro tutto. Tonnellata di prezzemolo. Con me se fa proprio problemi. Frate, te posso dire una cosa di Poi l'alloro, tutto dentro, io l'ho messi con e la verza, senza esagerare. sai, quelle che Io si l'ho mandano tagliata sul troppa, corpo, ce no? ne metto solo così. Se fa la posa, Salvatore mi ha fatto, ti ricordi? Mi ha fatto un pezzo. Smucinata tattica, anzi pepe, prima un di pezzo. Ah, ma stai a usarti così con quei scacchi, ma non è una cosa. Ma guarda che Pepe. non si usavano questi No, lui Un dice inquadra in solo basso. Perché ha pantaloni. Ma dove cazzo? Vedi? da dove la sale, Da stilico. Da dove l'ha preso? E- Da stilico. l'impero romano come stilico. olio la prossima e volta la romanità. Come Ci stilico. vuole l'olio d'oliva. Lui dice, i Tosberg originali hanno la chiusura a casone. Perfetto. e poi anche per entrare coi piedi. Mentre ancora Ti faccio fischia, vedere una decina, ma quelli ti dico solo Vino quelli che rosso. mi ricordo proprio a memoria, una decina Tutto. di sarcofagi romani di IV secolo di età costantiniana, i cosiddetti sarcofagi del buon pastore vengono chiamati, tutti i soldati romani rappresentati hanno tipo Tosberg, Bene. che Achirides col piede. smucinata tattica di nuovo. Ok, si mandava per 2 giorni con un pantaloncino in lino stretto. Bene, La stessa rappresentazione la vedi sull'atto di Costantino.
Ah, ci ho detto. Sbatte. Sì. Anche io ogni tanto sono un po' zerotica, però Ci vediamo tra una mezz'ora. aperta a ogni nuovo, diciamo, nuova scoperta. Guarda, a me la prima cosa. E ci siamo, quindi è il momento di servirlo. Prima cosa, un bel coscio di pollo. Bello. Sì, sì. Guarda che è diventato. Quanto è morbida la carne che si stacca dall'osso. Bellissimo. Un po' della sua sugna, un po' di verza, un po' di zozzeria. Sopra. Sì. Il pollo secondo Vinidario. È una ricetta che è romana, non è romana, è una zozzeria, sì. Probabilmente è orribile, sicuramente buona. Va bene. Sto viola fa impressione. Questa non l'avevo mai fatta sta ricetta.